Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo viaggio verso l'italiano, con calma, chiarezza e un tocco di vita reale. Sono Francesca Rossi e come sempre sono qui insieme a Luca. Ciao a tutti, sono Luca Bianchi e siamo felicissimi di ritrovarci per un'altra lezione pensata per chi sta iniziando a muovere i primi passi nella lingua italiana. Questa è una lezione di livello principiante, perfetta se hai già imparato le basi. Il presente dei verbi regolari, i pronomi personali e sai presentarti in modo semplice. Oggi parliamo di un tema che ci sta molto a cuore. Piccole azioni, grandi cambiamenti. Forse stai imparando l'italiano da poco. Forse ogni giorno ti sembra di fare pochissimo. Forse a volte ti chiedi: ma davvero imparerò a parlare bene? La risposta è sì. E sai perché? Perché non serve fare grandi gesti per migliorare. Basta iniziare. Basta ascoltare un podcast come questo ogni giorno. Basta ripetere una frase ad alta voce. Basta leggere una pagina in italiano mentre bevi il caffè. Ogni piccolo passo conta. E con il tempo, quei piccoli passi diventano grandi risultati. Non devi essere perfetto. Devi solo essere costante. Prima di ascoltare il dialogo, fermiamoci un attimo. Immagina di essere in cucina, appena sveglio, ancora con gli occhi un po' chiusi, e senti il profumo del caffè che sale dalla moka. Vorresti dire qualcosa, ma non trovi le parole giuste. Succede a tutti, specialmente quando si inizia. Per questo oggi diamo un'occhiata ad alcune parole e frasi che sentirai nel dialogo. Parole semplici, quotidiane, quelle che usiamo davvero quando parliamo tra persone normali, non nei libri di grammatica. Cominciamo con il caffè. Non è solo una bevanda, è un rito. In Italia il caffè lo beviamo al bar, in piedi, alle 8 di mattina, oppure a casa dopo colazione. È un momento breve, ma importante. Dire voglio un caffè è facile, ma è anche un modo per iniziare una conversazione. Un caffè, per favore. Può diventare l'inizio di una chiacchierata con un amico, con un collega, con qualcuno che sta imparando la tua lingua. Poi c'è apparecchiare. Non è una parola che si usa solo nei libri. La senti in famiglia, a casa, quando qualcuno dice: apparecchio la tavola, tra 10 minuti si mangia. Apparecchiare vuol dire mettere i piatti, le posate, i bicchieri, forse anche un tovagliolo. Non è una cosa complicata, ma è un gesto che mostra cura. E in un dialogo tra coinquilini, come Alessia e Mario, è un dettaglio naturale, reale. E parlando di oggetti in cucina, non può mancare la tazza. Non è come il bicchiere, non è come il piatto. La tazza è quella che usi per il caffè, per il tè, per il latte caldo la sera. Ognuno ha la sua tazza preferita. Magari è un po' sbreccata, magari ha un disegno strano, ma ti piace perché è tua. Dire "dov'è la mia tazza" è una frase che senti spesso in una casa condivisa. Poi c'è un'espressione che forse hai già sentito. Un po'. Non significa molto, ma è potentissima. Ho un po' di fame. Fa un po' freddo. Parlo un po' di italiano. Non devi essere perfetto. Devi solo fare un po' ogni giorno. E questo un po' toglie pressione. Non devi parlare fluentemente da subito. Basta un po' di pratica, un po' di ascolto, un po' di coraggio. Un'altra espressione che ti aiuterà molto è piano piano. Non è solo lentamente. È un modo di dire che trasmette pazienza, calma, fiducia. Quando impari una lingua non serve correre, serve andare piano piano. Ripeti una frase piano piano, parla piano piano, impara piano piano. È un ritmo che rispetta il tuo tempo. Poi c'è fare colazione. Non è solo mangiare qualcosa al mattino. È un momento della giornata.
In Italia fare colazione può voler dire un caffè e un cornetto al bar, oppure pane tostato e marmellata a casa. È il primo momento in cui ti fermi, ti guardi intorno, respiri. E in un dialogo dire «Hai fatto colazione?» è un modo gentile per mostrare attenzione verso l'altra persona. E quando qualcuno ti fa un favore come prepararti il caffè, cosa dici? Grazie mille. Non è solo grazie, è più caldo, più sincero. È quello che dici quando sei davvero contento. Grazie mille per il caffè, grazie mille per l'aiuto. È una piccola frase, ma fa la differenza nel tono della conversazione. A volte però non capisci. E va bene. Capire non è sempre immediato. Quando senti una parola nuova, quando il tono è veloce, quando il pensiero è complesso, puoi dire «Non capisco». È onesto, è normale. E in un dialogo tra amici dire «non capisco» è il primo passo per imparare. E proprio per questo c'è ripetere. Quando non capisci, chiedi: puoi ripetere, per favore? Non è un errore, è un'azione intelligente. Ripetere non è noioso, è necessario. Le persone ripetono continuamente nella vita reale. Anche i madrelingua dicono: come? Puoi ripetere? Quindi non avere paura di chiederlo. Infine c'è un'espressione che adoriamo. Niente paura. Letteralmente vuol dire non c'è paura. Ma in pratica è un modo dolce per dire tranquillo, non preoccuparti, puoi farcela. Quando Mario fa un errore, Alessia non dice hai sbagliato, dice niente paura. E questo cambia tutto. Ti dà il permesso di sbagliare, di imparare, di crescere. Queste parole non sono solo vocaboli da memorizzare, sono strumenti per vivere la lingua, sono pezzi di vita quotidiana. E quando le usi non stai solo parlando italiano, stai costruendo un rapporto, un momento, una connessione. Ora ascoltiamo il primo dialogo tra Alessia e Mario. È una mattina qualsiasi a Bologna, in cucina. Il caffè è appena pronto, il profumo riempie la stanza. Mario entra, un po' assonnato, e Alessia sta apparecchiando la tavola. Ascolta con calma. Parleranno lentamente, in modo chiaro, per aiutarti a capire ogni parola. Dialogo 1. Mattina in cucina. Buongiorno Mario, sei già sveglio? Buongiorno Alessia, sì, sono sveglio. Un po' assonnato però. Capisco. Vuoi un caffè? L'ho appena fatto. Sì, grazie mille. Un caffè è perfetto. Prendo la tua tazza blu. È questa, giusto? Sì, grazie, è la mia tazza preferita. Apparecchio la tavola. Vuoi fare colazione con me? Volentieri. Ho un po' di fame. Bene. Pane, marmellata e burro. Va bene? Perfetto, grazie Alessia. Niente paura, Mario. Piano piano imparerai tutte le parole. Grazie. A volte non capisco tutto, ma ci provo. È così che si impara. Ripeti quello che senti. Ripeto, un caffè. Per favore. Bravissimo. Ora ascoltiamo un secondo dialogo, sempre nella stessa mattina. Mario si sente più a suo agio e prova a parlare un po' di più. Alessia lo incoraggia con naturalezza, come farebbe un'amica paziente. Alessia, scusa, come si dice toast in italiano? Si dice pane tostato. Pane tostato. Posso ripetere? Certo, ripeti pure. Pane tostato. Esatto. E se vuoi dire voglio un po' di pane tostato, lo puoi dire così. Voglio un po' di pane tostato. Perfetto! Vedi? Capisci già tante cose. Grazie. A volte ho paura di sbagliare. Niente paura. Tutti sbagliamo quando impariamo. Grazie mille. Mi aiuti molto. Figurati, fare colazione insieme è bello. E tu impari, io parlo. Tutti e due impariamo qualcosa. Sì, piccole cose, ogni giorno. Esatto.
Piccole azioni, grande differenza. Ora che hai ascoltato i 2 dialoghi, fermiamoci un attimo. Vogliamo evidenziare 4 frasi chiave da ogni dialogo, espressioni semplici ma potenti, che puoi usare subito nella tua vita quotidiana mentre impari l'italiano. Primo dialogo. Frasi da ricordare. Prima frase, un po' assonnato però. Questa è una frase molto naturale. Mario non dice sono molto stanco, dice un po' assonnato. Usa un po' per attenuare, per essere sincero ma senza drammatizzare. Puoi usarla in tanti contesti. Sono un po' nervoso, sono un po' in ritardo, sono un po' confuso. È un modo morbido di esprimerti e suona molto più naturale di dire molto ogni volta. Seconda frase. L'ho appena fatto. Alessia dice così quando parla del caffè. Appena significa un momento fa. È un avverbio di tempo che usiamo spesso. Ho appena mangiato. Ho appena ricevuto un messaggio. E attenzione alla forma. L'ho fatto è l'ho plus ho fatto, con l'apostrofo perché l'ho diventa l'u davanti a vocale. È una struttura comune. L'ho visto, l'ho detto, l'ho capito. Terza frase, niente paura. Non è formale, non è fredda. È un'espressione calda, rassicurante. La usi quando vedi che qualcuno è insicuro. Puoi dirlo a te stesso, niente paura, ce la faccio. Oppure a un amico, hai sbagliato? Niente paura, riprova. È una piccola frase che trasmette grande sostegno. Quarta frase. Piano piano imparerai tutte le parole. Qui, piano piano, non è solo un modo di dire lentamente. Ha un ritmo, una dolcezza. È come dire, non serve correre, hai tempo. È un'espressione che senti spesso dai genitori ai figli, dagli amici agli amici. E tu puoi usarla per incoraggiare te stesso. Parlo piano piano, ma parlo. Imparo piano piano, ma imparo. Secondo dialogo, frasi da ricordare. Prima frase, come si dice in italiano? È una delle frasi più utili che puoi conoscere. Quando senti una parola in inglese e vuoi sapere come si dice in italiano, questa è la chiave. La puoi usare con chiunque. Come si dice window in italiano? Come si dice I'm tired? È una porta aperta per imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Seconda frase. Certo, ripeti pure. Alessia non dice sì, dice certo, ripeti pure. È un modo caloroso, aperto, per dare il permesso. Ripeti pure vuol dire vai avanti, sentiti libero. È un'espressione che crea un ambiente sicuro per chi impara. E se tu sei chi insegna, usarla fa la differenza. Terza frase. Vedi? Capisci già tante cose. Questa frase non è solo un complimento, è una conferma. Vedi? È come dire guarda tu stesso, non te lo dico io per caso. È un modo per far notare i progressi, anche piccoli. E capisci già tante cose, ti ricorda che sai più di quello che pensi. È una frase da tenere a mente quando ti senti insicuro. Quarta frase. Piccole azioni, grande differenza. Questa è la frase del cuore di tutta la lezione. Non è solo un titolo, è una filosofia. Ogni volta che dici una parola in italiano, ogni volta che ascolti un dialogo, ogni volta che ripeti una frase, stai facendo una piccola azione. E queste piccole azioni, col tempo, cambiano tutto. Non serve fare miracoli. Basta non fermarsi. Queste 8 frasi non sono solo esempi, sono strumenti. Prendine una ogni giorno, ripetila ad alta voce, usala in un pensiero, in un messaggio, in una conversazione. Così non la impari a memoria, la fai tua. Ora entriamo nel vivo del parlare naturale. È il momento del costruttore di fluidità.
dove impari a suonare come un vero italiano, non come un libro di grammatica. Perché in realtà nessuno dice sempre le frasi perfette. La lingua parlata è viva, spezzata, piena di piccole espressioni che danno ritmo, emozione, calore. Ecco alcune frasi e modi di dire che sentirai spesso nella vita reale, soprattutto in contesti informali come una cucina, un bar, tra amici. Non sono obbligatorie, ma usarle ti farà sembrare più sciolto, più sicuro, più nativo. 1. Figurati. Quando qualcuno ti ringrazia e tu vuoi dire di niente, non c'è di che, puoi rispondere con figurati. È informale, gentile, molto comune. È come dire ma scherzi? È normale. È un modo per abbassare le difese, per dire non è stato niente di speciale, siamo a casa. 2. Tranquillo, tranquilla. Questa è una parola magica. La usi quando vedi che qualcuno è teso, insicuro o ha paura di aver fatto un errore. Tranquillo Mario, hai fatto bene. Tranquilla, non importa. Puoi usarla anche da solo, come incoraggiamento. Tranquillo, ce la fai. È più diretta di niente paura, ma con lo stesso spirito, calma, sostegno, accettazione. 3. Appena posso. Appena ho tempo. In italiano non diciamo sempre lo farò domani o lo farò più tardi. Spesso diciamo appena posso o appena ho tempo. È più naturale, più realistico. Dà l'idea che non è una promessa perfetta, ma un impegno sincero. E nella vita reale funziona così. 4. Che bello! Sembrerà semplice, ma che bello! È una delle espressioni più usate in Italia. La dici quando sei contento, quando vedi qualcosa di carino, quando qualcuno ti racconta una cosa positiva. Puoi anche alzarla di tono. Che bello! Con 2 punti esclamativi, come un abbraccio sonoro. 5. Così così. Quando qualcuno ti chiede come stai e non vuoi dire bene o male, puoi dire così così. Vuol dire abbastanza bene ma non benissimo. Niente di speciale. È onesto, umano. E lo senti ovunque, al bar, in ufficio, tra amici. Non devi sempre fingere di essere perfetto. 6. Facciamo così. Questa frase è un piccolo comando gentile. La usi quando vuoi proporre una soluzione, un modo semplice per andare avanti. Non hai la tazza? Facciamo così. Ne prendo una pulita. Non capisci? Facciamo così. Ripetiamo piano. È pratica, diretta, ma non autoritaria. È il modo di chi vuole aiutare, non comandare. 7. Dai! Una parola piccola ma potentissima. Dai! Può voler dire tante cose a seconda del tono. Incoraggiamento, sorpresa, impazienza scherzosa. È informale, vivace, molto parlata. Usala con amici, mai in contesti formali. Ma quando impari a usarla col tono giusto, sembri subito più italiano. Il segreto non è impararle tutte in un giorno, è sceglierne una, ripeterla, provare a usarla. Magari oggi dici che bello quando senti una notizia positiva. Domani rispondi figurati, a un grazie. Poi, senza accorgertene, faranno parte del tuo modo di parlare. Perché alla fine imparare una lingua non è solo conoscere le regole, è imparare a vivere dentro di essa, a respirarla, a sentirti a casa anche quando sbagli. Ora è il momento della seconda ascolto. Abbiamo già sentito i 2 dialoghi, abbiamo visto il vocabolario, abbiamo analizzato le frasi chiave. Adesso ascoltali di nuovo, con occhi nuovi, con orecchie più attente. Questa volta non devi capire tutto, devi solo ascoltare. Lascia che le parole entrino. Cerca di riconoscere quelle che abbiamo visto. Niente paura. Piano piano. Come si dice? Figurati. Un po'.
Forse le senti e le riconosci subito. Forse ci metti un attimo in più. Non importa. L'importante è che le senti nel contesto, nella voce, nel ritmo della conversazione vera. Ascolta come Alessia parla con calma, con pazienza. Nota come Mario cerca le parole, ma non si arrende. Ascolta le pause, le risate trattenute, il tono rassicurante. Questo non è italiano da esame, è italiano da vita reale. Secondo ascolto. Dialogo. 1. Buongiorno Mario, sei già sveglio? Buongiorno Alessia, sì, sono sveglio. Un po' sonnato però. Capisco. Vuoi un caffè? L'ho appena fatto. Sì, grazie mille. Un caffè è perfetto. Prendo la tua tazza blu. È questa, giusto? Sì, grazie, è la mia tazza preferita. Apparecchio la tavola. Vuoi fare colazione con me? Volentieri. Ho un po' di fame. Bene. Pane, marmellata e burro. Va bene? Perfetto, grazie Alessia. Niente paura, Mario. Piano piano imparerai tutte le parole. Grazie. A volte non capisco tutto, ma ci provo. È così che si impara. Ripeti quello che senti. Ripeto, un caffè. Per favore. Bravissimo. Alessia, scusa, come si dice toast in italiano? Si dice pane tostato. Pane tostato. Posso ripetere? Certo, ripeti pure. Pane tostato. Esatto. E se vuoi dire voglio un po' di pane tostato, lo puoi dire così. Voglio un po' di pane tostato. Perfetto! Vedi? Capisci già tante cose. Grazie. A volte ho paura di sbagliare. Niente paura. Tutti sbagliamo quando impariamo. Grazie mille. Mi aiuti molto. Figurati, fare colazione insieme è bello. E tu impari, io parlo. Tutti e due impariamo qualcosa. Sì, piccole cose, ogni giorno. Esatto. Piccole azioni, grande differenza. Hai riconosciuto le frasi? Forse adesso piano piano ti suona più dolce. Forse niente paura ti sembra più rassicurante. Forse hai notato che figurati non è solo una risposta, è un gesto di vicinanza. Ecco il bello dell'ascolto ripetuto. Non impari solo con la mente. Impari con le orecchie, con il cuore. E ogni volta che risenti un dialogo, scopri qualcosa di nuovo. Una sfumatura, un tono, un modo di essere. Ora che hai ascoltato i dialoghi 2 volte, che hai visto le parole, che hai sentito il ritmo della conversazione, è il momento di fare un passo avanti. Non serve imparare tutto oggi. Basta un piccolo gesto. Ecco la nostra richiesta per te, ascoltatrice, ascoltatore. Scegli una sola frase di questa lezione e usala oggi, non domani, oggi. Puoi scriverla in un messaggio, puoi ripeterla davanti allo specchio, puoi dirla ad alta voce mentre fai colazione. Niente paura. Piano piano. Grazie mille. Figurati. O qualunque altra ti è rimasta nel cuore. E se vuoi, scrivici. Raccontaci qual è la frase che hai scelto. Dici come ti è sembrato usarla. Siamo qui per accompagnarti, non per giudicarti. Ogni parola che dici in italiano è un piccolo trionfo. Se ti è piaciuta questa lezione, condividila con qualcuno che sta imparando l'italiano. Forse anche lui o lei ha bisogno di sentirsi dire niente paura, ce la fai. E non dimenticare di iscriverti a Italian Pod. Ogni settimana una nuova lezione, con dialoghi reali, parole utili e un po' di calore umano. Perché imparare una lingua non è solo grammatica, è connessione. Noi ci siamo, ogni settimana, con calma, con pazienza, con affetto. Quindi continua ad ascoltare. Continua a ripetere. Continua a credere che ce la puoi fare. Perché ce la farai. Alla prossima, con un nuovo dialogo, una nuova storia, un nuovo passo avanti. Grazie di essere qui.
Grazie per ogni piccolo sforzo che fai. E ricorda, piccole azioni, grande differenza. Arrivederci da Bologna. Arrivederci a tutti.